Buonasera a Cesare Carcano, che è Ciao. presidente di Casaforte Self Storage, che devo dire, stavamo parlando adesso, è una cosa che mi appassiona perché è un mondo ancora un po' misterioso, diciamo la verità, per quelli come me, cioè noi sappiamo che ci sono i magazzini, però abbiamo la visione di Affari al buio della trasmissione che c'è negli Stati Uniti, no? Che poi rompi i lucchetti e dentro è pieno di tesori, è effettivamente così, siete pieni di tesori anche voi. Ma siamo pieni di tante cose delle persone, noi siamo un po' la casa delle cose, quindi offriamo questi spazi per conservare bene le nostre cose. Naturalmente per noi le cose che ci sono dentro sono dei nostri tesori, perché sono parte della nostra vita, sono parte della nostra storia, sono i nostri affetti più cari che ci portiamo e ci tramandiamo. Quanto è stato importante in questo periodo lo sviluppo del vostro lavoro? Io penso che, insomma, periodo di Covid tutti stavano a casa, ma c'era anche bisogno magari di utilizzarli, no? I magazzini poi. Ma guarda, più che utilizzare i magazzini per prendere le proprie cose, ma erano utilizzare i magazzini per Per portare le portare le proprie proprie cose, cose, certo. assolutamente per ricavare spazio nelle proprie case. Le nostre case non erano abituate ad accoglierci tutto il giorno a lavorare e quindi abbiamo dovuto reinventarci. Quindi anziché lavorare sull'asse da stiro, magari mettere una scrivania e per fare lo spazio magari dovevamo liberare qualche cosa di vecchio che avevamo in casa. È un mondo che è facilmente rinnovabile, boss, cioè riuscite a rinnovarvi con rapidità e con facilità, è un mondo in cammino veloce? È un mondo in grande evoluzione, noi stessi applichiamo delle tecnologie che qualche anno fa non applicavamo, abbiamo degli impianti completamente automatizzati che accolgono il cliente H24, 7 su 7 in piena autonomia. Questo implica utilizzare anche molto la tecnologia e soprattutto le tecnologie che garantiscono sicurezza e privacy ai nostri clienti. E tra l'altro, se andate nella dimensione della novità, della tecnologia, anche per voi diventa importante trovare dei talenti, cioè trovare delle persone che siano in grado poi magari di essere anche motore di questi cambiamenti. Assolutamente, però io vorrei fare una considerazione. Siamo sicuri di dover cercare dei talenti? Forse non è il termine esatto quello del talento, il termine esatto è trovare della passione, trovare delle persone che amino il cambiamento, trovare delle persone che amino mettersi in gioco. Sai, il talento implica un concetto di skills, di grandi competenze, di grandi capacità, ma chiunque può avere delle opportunità di lavoro, sia la passione per lavorare, sia la passione per rinnovarsi, sia la passione per fare qualcosa di nuovo. La passione di rinnovarsi è molto importante, certamente, ed è facile da riscontrare? È molto più facile di quello che tu puoi pensare, perché noi continuiamo a focalizzarci sulle competenze delle persone, sulle capacità, sul know-how delle persone. Se noi spostiamo il nostro focus sulla parte emozionale, sull'intelligenza emotiva, scopriamo delle grandissime passioni che ci possono sorprendere. Noi lo facciamo. E anche quello può essere un talento proprio, cioè il fatto di sapersi appassionare alle cose. La passione, il talento e la passione. Io credo moltissimo nel fatto che noi dobbiamo essere appassionati nel nostro mestiere. Tu lo sei, io lo sono. E il nostro successo e le nostre skill dipendono dall'amore che noi mettiamo in quello che facciamo ogni giorno, per noi e per gli altri che stanno a lavorare con noi. È una domanda che sto facendo a tutti perché è un argomento che ho trovato interessante in questi 2 giorni e che è emerso in questi 2 giorni, cioè il fatto che una volta che hai trovato il talento, che lo hai cresciuto, diciamo, in azienda, proprio per questo fatto della passione devi continuare ad appassionarlo per tenerlo all'interno. È effettivamente così anche Assolutamente sì. Io quello che uso dire ai miei collaboratori, noi dobbiamo immaginare che noi non siamo una linea piatta verso la pensione. Noi dobbiamo amare quello che facciamo per trovare l'energia ogni giorno di andare in ufficio, per amare l'azienda, per comprendere l'azienda. E poi bisogna offrire qualche cosa. Il nostro grande progetto è nato 4 anni fa e si chiama Our People Come First ed è veramente l'energia che mettiamo dei nostri uomini per farli crescere, per migliorarli, per dargli degli skills che non siano soltanto delle hard skill per lavorare, ma anche delle soft skill per essere uomini migliori e avere migliori relazioni della società. Questo vuol dire che però deve funzionare benissimo il rapporto dall'alto e il basso e dal basso in alto, cioè la comunicazione interna all'azienda deve funzionare in maniera molto corretta perché ci deve essere proattività quando arrivano, diciamo, dagli alti piani dell'azienda degli stimoli, ci deve essere proattività a recepirli dal basso, ma poi anche quelli che arrivano dal basso ci deve essere proattività e prontezza a recepirli dall'alto, no? Hai perfettamente ragione, però anche qui vorrei rompere uno schema. Immaginare ancora l'azienda dall'alto al basso, dal basso all'alto, per me è sbagliato. L'azienda è un ente circolare, anche forse di più, è un ente sferico e l'intercomunicazione va in tutte le direzioni.
Io amo moltissimo raccontare ai nostri uomini che nel momento in cui noi ci muoviamo in questa sfera e raggiungiamo il punto di congiunzione massima è il Big Bang, è il grande passo in avanti, la grande rivoluzione per il nostro sistema. E non a caso hai usato la sfera come Assolutamente, punto di noi usiamo partenza. la sfera che poi è il nostro uomo, che è l'uomo di Colombo. È una soluzione semplice per un problema di complesso. Tu sai che Colombo, quando è ritornato dagli Stati Uniti, gli astanti dicevano: ma è stato facile, ti sei messo per mare, hai navigato controcorrente o verso ovest e hai scoperto gli Stati Uniti. E Colombo disse ai suoi astanti, prendendo un uomo: fatemi vedere come fate a tenerlo in piedi, e nessuno riuscì naturalmente. Colombo in un gesto ruppe l'uomo da parte della base e l'uomo rimase in piedi. Quindi è una soluzione semplice a un problema molto complesso. E Però questo è bisogna Google. rompere gli schemi per riuscire a farlo. Bisogna che è cambiare gli esattamente quello schemi, che non tu- bisogna seguire gli schemi, bisogna seguire sempre un pensiero alternativo. La mia grande teoria è Alternative Path Theory, assolutamente. Qualsiasi cosa che guardiamo non bisogna solo guardarla, bisogna anche rimmaginarla completamente. Grazie mille, Grazie, è una stato bellissima piacere. chiusura, piacere mio.